No! Nonno, nonno, aiuto! Domani ho un compito sull'evoluzione e non so niente! Ho io la soluzione. Aspettami qua. Yeah! Andiamo, non abbiamo tempo da perdere. Ma dov'è che siamo finiti? Dovremmo essere nell'antica Grecia. Dobbiamo cercare un certo Anassimandro. E ora come facciamo a trovarlo? È laggiù. Andiamo! È lei il signor Anassimandro? Chi è che mi cerca? Vorremmo farle alcune domande. Sono impegnato nelle mie riflessioni. Ma è importante, è per il bambino. Oh, fatele pure. Non sono un bambino, nonno! Lei ha scritto qualcosa riguardante l'evoluzione dell'uomo? Oh, l'evoluzione in generale. Sì. Sì, degli animali, beh, sa quella cosa là. Sì, bravo nonno, così! Quindi, se non erro, volete sapere come funziona? Sì? Beh, ve lo spiegherò subito. Beh, diciamo che ve la farò semplice. Una volta tutta la terra era ricoperta di acqua e per questo motivo tutti gli animali inizialmente erano pesci. E beh, col passare del tempo sono cambiati e si sono evoluti e sono comparsi gli uomini. Grazie mille, signor Anassimandro. Grazie! Sali, figliuolo. Andiamo a vedere cosa dicono gli altri nostri amici. Ok. Su, scendi, figliolo. Siamo nel 1800, a Parigi. LOL, Parigi. Beh, siamo qua per un dibattito tra due importanti scienziati, Cuvier e Lamarck. Ma chi? Kendrick Lamarck? Su, entriamo, figliolo, dai. Vedi? Quello a destra è il signor Cuvier e l'altro è Jean-Baptiste Lamarck. Il signor Cuvier sta dicendo che regolarmente avvengono delle grandissime estinzioni di massa e questo l'ha dedotto dalla presenza di un gran numero di fossili risalenti tutti allo stesso periodo e alla mancanza di forme intermedie tra i fossili ritrovati e le specie attualmente viventi. Lamarck invece sta dicendo che è giunto alla conclusione che gli organismi, così come oggi si presentano, siano il risultato di un processo graduale che avviene a causa delle condizioni ambientali, basandosi su alcune idee. La prima è quella che sono pochissime le specie che sono rimaste immutate nel tempo. Infatti, molte hanno sviluppato dei caratteri che permettevano loro di sopravvivere meglio nel loro habitat. Un esempio sono le giraffe, le quali, secondo Lamarck, un tempo avevano il collo corto e a forza di sforzarsi di raggiungere le foglie più alte, hanno allungato il loro collo e attraverso la teoria dell'eredità dei caratteri acquisiti hanno passato alla loro prole questa caratteristica. Nonno, è tardi, dai, andiamo. Salta su, figliuolo. Adesso andiamo nell'Inghilterra di fine 1800. Ma come guidi, nonno? Siamo finiti nel giardino di uno. Non è uno, caro nipote. Lui è Charles Darwin. Chi siete voi? Andatevene dal mio giardino. Dovremmo fare le 2 domande. A vostra disposizione. Potrebbe spiegarci la sua teoria? Certamente, per me sarà un piacere. Diciamo che mi sono ispirato alla vecchia teoria, ormai per me superata, di Lamarck. La sua teoria aveva molte lacune, quindi sono partito da quella e dopo un lungo viaggio a giro per il mondo sono arrivato alla conclusione che quelle teorie erano errate. Ritengo che ci sia stata una sorta di selezione naturale e beh, questa selezione naturale ha portato alla sopravvivenza dei più adatti. I meno adatti si sono estinti. Una delle cose che ho notato durante il mio viaggio è che nonostante ci fossero isole molto vicine, i volatili che le abitavano presentavano un becco differente a seconda dell'isola e del cibo presente su di essa. E quindi, secondo me, tutti questi volatili presentavano un antenato comune che si è evoluto attraverso le generazioni per sopravvivere meglio al posto. Grazie mille. Arrivederci, signor Darwin. Che figo che è quest'uomo. Certamente, nipote, ma devi sapere che anche la sua teoria non è esente da errori. E quale sarebbe questo errore? Beh, ancora sei piccolo, figliolo, e per oggi hai già studiato abbastanza. Adesso vai a dormire, perché domani è il compito.